Ciao ragazzi, benvenuti alla 37esima pillola di Inventor. Oggi affronto un argomento un po' complicato. Cercherò di farlo in pillola in modo che sia semplice e chiaro il passaggio base di come si fa questa cosa che vi spiegherò a breve. In realtà è molto complessa la cosa e magari svilupperò una lezione a parte perché diventerà sempre più importante. Quello che affronterò oggi è l'argomento dell'esportazione di un oggetto creato in Inventor per importarlo in Revit, nella fattispecie in una famiglia di Revit. Allora, perché diventa sempre più importante? Perché ormai con la logica BIM che si sta portando avanti nella progettazione, tutto ciò che creiamo anche in ambiente Inventor deve essere poi importato in un ambiente concepito per lavorare nell'ambiente BIM, con le logiche di BIM di progettazione. Inventor ci viene incontro e ci viene incontro con un'interfaccia anche abbastanza semplice da usare. I passaggi non sono tutti banali per arrivare a un prodotto finito e ben chiaro, perché bisogna anche lavorare in Revit in parte. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare oggi. Allora, facciamo una premessa per chi non lo sa e per chi magari in futuro vorrà affrontare e affronterà probabilmente questo argomento. Ehm, per lavorare nell'ambiente BIM, con la logica BIM, diciamo così, Autodesk ha Revit, ha anche altri software ovviamente. Revit è un programma sostanzialmente per civili, per fare case, costruzioni, edifici, ma implementa in sé anche tutto quello che è l'impiantistica, che va dall'impiantistica normalissima di un ambiente familiare, di un ambiente civile, diciamo così, il termosifone, la lavatrice, ma può importare anche oggetti molto più complessi, nati dalla meccanica, nati dall'impiantistica industriale pura, siano essi scambiatori, siano anche macchine molto ma molto più complesse, fino ad arrivare a logiche che sto affrontando io di impianti di termovalorizzazione. E vediamo quindi come affrontiamo questo percorso. Allora, creiamo un oggetto. Allora, come ho anticipato prima, creerò un... chiedo scusa un po' di tosse. Creerò uno scambiatore, ma non sarà nulla di dettagliato. Ecco, importante, non pensate di esportare oggetti complessi della meccanica in Revit. Purtroppo si appesantiscono, già i file Revit sono enormi, perché contengono in sé una quantità di informazione altissima e ampia. Dobbiamo quindi pensare a lavorare con logiche semplificate e questo ci aiuta Revit, scusate, ci aiuta Inventor. Ma noi oggi lavoriamo su un oggetto semplice. Creiamo quindi una sorta di scambiatore facendo un semplice pannello, senza stare a mettere misure particolari. Estrudiamo un 200, facciamo anche un 100. Eccolo qua. E andiamo a creare sulle due facce quelli che sono i nostri collegamenti. Un 33,7 di qua, estrudiamo, mm e dopo facciamo un'altra estrusione qua, manteniamo lo stesso dimensione, e cos'è 50, ok. Vabbè, nulla di particolare come vedete. Andiamo a salvare. Ed eccolo qua, il nostro oggetto l'abbiamo salvato. Adesso andiamo in ambiente. Ed eccolo qua, BIM Content. Premiamo e entriamo in questa interfaccia qua. Allora, qua possiamo già inserire delle connessioni, per esempio delle connessioni di conduttura. Possiamo anche farlo, senza particolari problemi.
qua ti dice se è filettato, tipo di connessione, anche tipo di connessione non definito. Non è importantissimo in realtà farlo questo passaggio. Facciamolo lo stesso, qua possiamo cambiare il verso e facciamo anche la connessione uscita di qua. Ci sarebbe anche il connessione per tubature, che però non è nativo, diciamo così, non perdiamoci troppo a... Non so come spiegarvelo, lo possiamo fare anche in Revit questa parte qua, però giusto per correttezza utilizziamo questa conduttura perché in realtà ci permette una cosa molto interessante. Il diametro lasciamo il diametro nominale e qua andiamo a dire cosa entra. Acqua calda per uso domestico. Qua possiamo mettere una serie di dati, tra cui anche la portata. Mi sembra che sia questo dato qua, però... Ah, ok. Facciamo 1 litro al secondo. Non facciamolo bidirezionale. Queste sono informazioni, non sono calcoli analitici. Facciamo applica, mettiamocelo anche di qua. E qua facciamo uscire, non so, acqua fredda. Vedete? Tipo di connessione, vabbè, qua si potrebbe mettere anche qualcosa di un po' più sensato. Giunto scorrevole saldato, bicchiere filettato, ecco, mettiamo filettato. E anche di qua mettiamolo filettato. Ok. Ora ciò che dobbiamo fare è usare l'esporta componenti costruzioni. Come vedete qua dice che salva modelli in una famiglia Revit che potrà essere tranquillamente caricata in Autodesk. In realtà potrei anche esportarli in FC. In FC sarebbe l'open file, diciamo così, di BIM. Noi abbiamo Revit, direttamente vado ad esportarli in Revit. Salviamo. Ci vuole qualche minuto perché la cosa vada in porto. Ecco, ora che ho fatto questo passaggio qua, c'è una cosa che mi manca effettivamente, che avevo già fatto in altri passaggi, per altri casi, per altri lavori, ed era quello di ridurre la complessità in modo automatico. Qua non me lo fa fare probabilmente perché il pezzo è estremamente semplice. Vabbè, andiamo ad aprirlo in Revit allora. Ecco che abbiamo creato il file RFA. Eccolo già bello che pronto. O per chi non è abituato a utilizzare Revit, vi dico che è una battaglia, nel senso che ha una logica completamente diversa nel disegno rispetto ad Inventor e ha anche un suo perché, ovviamente, perché non è nativo meccanico, quanto semplicemente importare dentro un oggetto. E come vedete ha già preso in carico alcuni dati, ma non benissimo. E vabbè, questo non lo so il perché, però vedete che qua il flusso non me l'ha considerato. Però si è ricordato che era domestico il cold water e l'hot water. E, vabbè, qua possiamo correggere. Questi dati qua in realtà fanno parte dopo di un'analisi molto più complessa che deve essere fatta in Revit, che può essere fatta sull'impianto, dove ci sono delle perdite di carico, posso andare a determinare le perdite di carico, vediamo dove qua, perché qua mi dà il coefficiente e non me lo lascia più modificare.
Ah, ok, devo deciderlo qua. Qua gli posso dare un capo coefficiente, una perdita specifica, localizzata o quello che vogliamo noi, insomma. Vedete qua si apre un campo o l'altro campo, il pressure drop, mi sembra sia esatto, ho la perdita di pressione oppure un coefficiente K. Di per sé non c'è nient'altro da fare. Il mio oggetto è creato, ha i suoi input, l'ho creato molto semplice dove c'è solo un'entrata e uscita di acqua, può essere popolato, possono essere fatte delle messe in tavola per l'oggetto che poi diventerà famiglia di un assieme molto più complesso di un edificio, di una casa, di un'officina fatta in Revit. Una cosa importante però è che chiaramente questo perde quella che è la parametrizzazione. Ora, se io modifico il mio oggetto in Inventor, non è che automaticamente mi si aggiorna la famiglia in Revit, questo ve lo dico per chiarezza. Dovremo andare di nuovo a ricaricare l'oggetto, c'è una funzione in Revit, perché vai nella tua famiglia, adesso qua non ne ho, ma c'è un tasto destro, vediamo, no, non posso farlo da qua, ma comunque si va sulla mia famiglia, sull'oggetto nella mia famiglia, in questo caso che si chiama appunto, come l'ho chiamato qua, parte 2, e c'è un ricarica file. Devo quindi prima esportarlo nuovamente da Reddit, scusatemi, e devo esportarlo nuovamente da Invento e ricaricarlo quindi in Revit per prendere le modifiche che ho apportato. Mi è venuto in mente il motivo per cui nell'ambiente non ho avuto soluzioni per semplificare, perché in realtà ho fatto una parte. Se il mio oggetto fosse un assieme, per esempio con dei bulloni, potrei andare a fare una semplificazione di no, toglimi tutti i bulloni. Vogliamo provare a farlo? Proviamo a farlo. Allora, creiamo un oggetto. Vediamo se riesco perché è un po' che non lo faccio. No, vabbè, ho sbagliato l'insieme, ma non è poco importante. Qua terminiamo una parte B. Ok, adesso facciamoci dei fori. Andiamo automaticamente, salviamolo. Non sto tanto a preoccuparmi dei nomi dei file perché nascono e muoiono così. E andiamo a inserire delle connessioni bullonate. Sì, se non metto un pezzo solo ovviamente mi sto perdendo sto guardando se riuscivo a mettere dentro dei bulloni in modo molto semplice. Posizioniamo così del centro contenuti. Ho inserito dei bulloni molto, molto banalmente. Dopo qua andiamo a fare una serie di fori. Facciamo una bella quantità. Scusate la tosse, ma eccolo qua. Ma non so, adesso andiamo a vincolare proprio in modo sconsiderato alcuni bulloni a dei fori così messi a caso.
possiamo anche cancellarli. Un attimo la vista che mi ha perso gli spigoli, eccolo qua. Ora, come vedete, il mio pezzo sarebbe più complesso e sarebbe molto più simile a un assieme, diciamo così, nato in Inventor. Andiamo agli ambienti, Big Component, ed ecco qua che appare questo. Ecco perché non mi era apparso prima. Il sostituto contorno semplificato. Allora, cosa succede? Se io lo premo, sta diventando un po' lunga come pillola, mi dispiace, ma è veramente l'essenziale per capirvi come passare un oggetto da Inventor a Revit. Io qua posso andare a togliere alcune cose, banalmente per dimensioni. Tutto ciò che è sotto, che ha un diametro di 50 mm, me lo va a togliere. Non capisco perché. Ah, perché era più grande, ecco perché. Ok, scusatemi. Non è semplice, eh. Tutto ciò che è sotto ai 60 mm me lo togli. Ok? E già fa, se fosse un assieme complicato, tipo una macchina composta da migliaia di pezzi, questo banalissimo passaggio vi dice: no signori, tutto ciò che è sotto ai 60 mm toglimelo, non esportarmelo in Revit. Dite poco. E questo per la componentistica. Altra cosa che posso fare invece è rimuovere per esempio i fori. Dico, voglio rimuovere tutti i fori. Tutti perché non mi fa scegliere. Non so se sei impallato. Ah, ok, scusatemi, è un gioco un po' di anteprima e se io adesso qua metto 10 me li fa riapparire. Ok? Dico, toglimi tutto ciò. Ok, scusatemi, me l'ho perso io il passaggio. Allora qua, se io lascio questa funzione qua, non rimuovere i fori, rimuovi tutti i fori, quindi il faccio anteprima, me li rimuove tutti, se li riprendo me li rifà vedere, altrimenti dico no, rimuovimeli solo se sono inferiori ai 10 mm, se faccio anteprima non li rimuove, se però metto 30 me li rimuove. Stessa cosa sulle tasche, sui raccordi, sugli smussi, posso fare lo stesso identico ragionamento. Questo passaggio è, questo passaggio è importantissimo perché vi semplifica molto il lavoro, nel senso che il vostro oggetto rimane tale quale in Inventor, ma viene esportato in modo molto semplificato in Revit. Adesso torniamo un attimo alla componentistica e là diciamo no, tiemmeli i fori. Ok, scusa, tiemmeli i bulloni, ma toglimi i fori perché come era stato selezionato qua. Anteprima, ok. Andiamo quindi a esportare. Ci vorrà, ci vorrà sicuramente un po' di più perché in questo caso ci sono anche i bulloncini da andare a inserire dentro. Andiamo qua, andiamo in To Revit e carichiamo. Come vedete adesso il mio oggetto è stato creato con i bulloni, però i fori non sono stati, diciamo così, scusate anche la rotazione 3D, che è un po' scomoda, i fori sono stati rimessi. Ovviamente non ho rifatto non è ereditato dalla messa, scusatemi, non è ereditato dalla parte quello che erano gli input, quelli che erano i connettori che avevo fatto prima, quindi sarebbero da rifare e da reesportare. Oppure banalmente si possono anche creare qui, creando il pip connector. Adesso non mi ricordo mai quale
non capisco perché non me lo eredita, ma vabbè, misteri di Inventor questi qua, o meglio di Revit. Comunque sostanzialmente si possono tranquillamente creare, probabilmente andando a fare delle modifiche su quelle che sono i- gli oggetti. Allora, mi fermo qui. Mi fermo qui perché veramente non so neanche a quanti possa interessare. Sicuramente in futuro vi tornerà utile e magari farò una lezione in particolare se a qualcuno è particolarmente interessato. E magari studiando un caso reale, creando quindi un oggetto molto complicato e provandolo quindi a esportarlo in Revit. Bene, mi fermo qui appunto per questa lezione. Mi raccomando, se vi piace o se vi interessa, iscrivetemi. C'è sempre il canale Patreon per qualcuno se volesse contribuire in minima parte alla divulgazione di questo software. E vabbè, tutto qua. Ciao ragazzi!